Buongiorno a tutti ragazzi, allora posso spiegare perché è un mese che non faccio nessun video. Allora, innanzitutto mi scuso appunto per tutto ciò, è che è stato veramente un periodo difficile ragazzi, non ho avuto tempo, è stato molto complicato per me questo periodo. Cazzata ragazzi, semplicemente non avevo idee, non sapevo che video fare, faceva un sacco di caldo perché ci sono 50 gradi all'ombra tipo da me e in più mi sono fatto qualche giorno di vacanza, quindi per questa serie di motivi non ho fatto video. Però fortunatamente è corso Toshi in nostro supporto dandoci oggi un argomento per un nuovo video, ovvero ragazzi l'aggiornamento recente di Legends. L'aggiornamento recente di Legends è una cagata pazzesca! Ha cambiato totalmente il gioco in una maniera negativa ragazzi. Allora, a livello di interfaccia ha fatto quei piccoli cambiamenti che per carità fanno piacere, sono piccole migliorie grafiche che vanno sempre benissimo, ma a livello del PvP secondo me ragazzi, allora è un po' troppo presto forse per tirare le conclusioni, ok? Ma da persona che ha giocato per un decennio a Call of Duty sa benissimo di cosa sta parlando. E ragazzi, cosa ha fatto Bandai? Bandai ha introdotto su Legends lo skill based matchmaking, ovvero la cosa che ha fatto completamente morire la saga di Call of Duty. Bene, quindi questo è l'argomento del video di oggi, ovvero lo skill based matchmaking, anche più comunemente conosciuto in maniera abbreviata come SBMM sostanzialmente, ok? Che è l'acronimo tra virgolette di skill based matchmaking appunto. Ma perché questo matchmaking non va bene ed è una cosa bruttissima per il gioco? È una cosa bruttissima per il gioco perché lo skill based matchmaking non è appunto un sistema di matchmaking delle partite, o meglio sì lo è, ma è per lo più una strategia di marketing, anzi una truffa se proprio vogliamo essere franchi e dire le cose come stanno. Perché è una truffa? Allora, è una truffa semplicemente perché va a penalizzare quelli che sono i giocatori forti del gioco, perché farà giocare i giocatori bravi, i giocatori più esperti del gioco, li farà giocare contro se stessi, nel senso che se sei un giocatore forte sei penalizzato per esserlo dal benchmaking e ti farà giocare continuamente tutte le partite contro gente del tuo livello, e questa cosa non è una cosa positiva, non è una cosa che va bene, perché se io voglio divertirmi con un LF che è uscita 2 anni fa non lo posso più fare come lo facevo fino a settimana scorsa, perché sin dal primo giorno di season sarò obbligato a giocare con il Gatorade e il sudore nelle orecchie dal primo giorno di season, perché giocherò contro gente rompicoglioni quanto me, e io mi rendo conto tantissimo di essere un grandissimo cagacazzi in PvP, cioè io non mi divertirei a giocare continuamente tutte le partite contro me stesso. Cioè, piuttosto di giocare tutte le partite contro me stesso, mi metterei a giocare a Dokkan io ragazzi, Cioè, sono sincero, ed quindi questo è uno dei motivi per cui lo skill based matchmaking appunto è una cosa negativa per il gioco, perché non è giusto che io che sono bravo e quando ho iniziato a giocare io ero scarso, adesso io debba giocare costantemente contro gente forte e non possa più divertirmi a giocare team meme contro gente magari un pochino più scarsa, contro Pino il pinguino che magari ha iniziato a giocare a Legends da poco e non è molto bravo a giocare, perché Pino il pinguino deve essere protetto da questo skill based matchmaking. E perché deve essere protetto? Deve essere protetto perché così Pino il pinguino si divertirà a giocare in PvP. Pino il pinguino non avrà il problema di dover giocare contro Cursi o qualsiasi altro cagacazzi in PvP. Ergo si divertirà molto di più a giocare. Pino il pinguino spenderà molti più soldi del gioco perché si divertirà molto di più nel gioco, ok? Avrà un senso di assuefazione molto più grande rispetto a un giocatore che gioca da tanto tempo questo gioco, e appunto shopperà molto di più, farà incassare molto di più a Bandai e di conseguenza Bandai ne trarrà un grandissimo vantaggio. Però il problema per il nostro amico Pino è che il giorno che diventerà bravo a giocare al gioco, a quel punto subirà anche lui l'inculata. Per quale motivo? Perché a quel punto anche lui sarà diventato bravo e sarà costretto a giocare contro tantissimi altri cagagazzi come lui. Ed è una cosa negativa, me stavo quasi dimenticando, anche per i giocatori forti, perché a quel punto se giochi sempre contro giocatori della tua stessa skill, l'unico modo per poter battere qualcuno forte quanto te, per batterlo più costantemente, diciamo più volte, è quello di avere più stelle di lui. Quindi di conseguenza sarai obbligato, sarai portato di conseguenza a shoppare molto di più. E quindi è per questo che vi dico che è una strategia di marketing. E ragazzi miei, se ancora non capite perché lo skill based matchmaking è una cosa negativa per qualsiasi tipo di gioco, e soprattutto per questo gioco qui, è perché lo skill based matchmaking, attenzione, preparatevi, è stato creato per voi che non lo capite. E mi dispiace essere offensivo o che vi sentiate magari offesi ragazzi, ma è così. Se non capite perché lo skill based matchmaking è una cagata pazzesca, è perché è stato creato proprio per voi, per difendere voi.
e tantissima altra gente casual, tra virgolette. E attenzione ragazzi, non c'è nulla di male nell'essere un casual player, ok? Assolutamente, non c'è nulla di male, ma allo stesso tempo non c'è nulla di male anche nel prendere le pizze ogni tanto, nel giocare contro qualcuno di forte ogni tanto, ragazzi, perché come l'ho fatto io ai tempi su Call of Duty, perché all'inizio cioè io giocavo competitivo su Call of Duty, ma all'inizio logicamente facevo schifo, ragazzi. Però l'unico modo di migliorare ad un videogioco, ragazzi miei, tenetevi forte, forse questa non ve l'aspettavate, sarà un colpo grosso per voi, ma l'unico modo di migliorare ad un videogioco è quello di giocare contro gente più forte di voi, ma non solamente nei videogiochi, anche nella vita. L'unico modo è confrontarsi con qualcuno di più bravo di voi a fare quella cosa, capite? Quindi non ha nessun senso dall'inizio lo skill-based matchmaking, è una cosa appunto truffaldina, è una cosa fraud, come si suol dire nella community adesso, no? È semplicemente un'inculata pazzesca per tutti. Però attenzione, perché effettivamente questo skill-based matchmaking, e mi rivolgo a voi signore di Bandai, un risvolto positivo potrebbe averlo, un utilizzo positivo potrebbe averlo. Quello che moltissime persone dicono, ovvero che lo skill-based matchmaking è una cosa giusta perché ti fa confrontare con qualcuno di forte quanto te, quindi le partite sono più equilibrate. È vero ragazzi, potrebbe essere vera questa cosa, ma solamente in una casistica. E ripeto, signori di Bandai, se per qualsiasi motivo per sbaglio siete capitati in questo canale e state guardando questo video, prendete nota, perché credetemi che facendo questa cosa qua che sto per dirvi potreste fare un sacco di soldi e tenere la gente incollata al gioco. L'unica casistica appunto che potrebbe tenere la gente incollata al gioco è quella di dividere le due modalità. Modalità PvP normale, come quella che era fino a una settimana fa il PvP che tutti quanti conoscevamo, e la modalità Lega, la modalità Arena. E attenzione, fatta così, vi spiego anche come dovete farla, signori di Bandai. Molto semplice, mettete 20 partite di posizionamento a inizio season, dove il gioco, in base a quella che è la tua skill e quella che è la tua abilità, ti posiziona in una lega, in una divisione, che può essere per esempio partire dalla più bassa, tipo bronzo, diamante, oro, platino, maestro. Bronzo è la più bassa, logicamente maestro la più alta. Alla fine di queste 20 partite, Legends decide in automatico appunto in quale di queste posizionarvi, vi mette dentro quest'ultima e a quel punto competete contro gente della stessa divisione, così che la gente sia invogliata sempre di più a giocare il più possibile, in modo da arrivare per esempio maestro grado 1, così poi a fine season andate a mettere in quello spazietto vuoto bruttissimo che avete aggiunto per qualche motivo nella schermata del matchmaking in PvP, quello sulla scheda giocatore dove prima c'erano le gilde per intenderci, andate a metterci a fine season il posizionamento, l'ultimo posizionamento del giocatore. Per esempio io arrivo in maestro grado 2, nella scheda giocatore ci vai a mettere per esempio maestro grado 2, così la gente sarà molto più propensa a stare incollata al gioco, a giocare sempre di più per arrivare nella divisione più alta, ovvero appunto per esempio maestro, e quindi di conseguenza si impegnerà molto di più a giocare e ci giocherà molto di più. Inoltre per i nostri amici sparrari, incredibile ma potremmo far andare d'accordo tutti quanti questa volta, una modalità competitiva potrebbe effettivamente andare a creare un competitive in questo gioco, perché mi dispiace colleghi sparrari, amici miei sparrari, ma purtroppo lo sparring è una cagata pazzesca attualmente allo stato del gioco, allo stato delle cose ora. Per quale motivo? Perché il gioco ha troppe componenti randomiche, a partire dal drop delle carte, al Rising Rush, ha molto banalmente il PV. Il PV è vero che in tantissime situazioni puoi andare a cercarlo, è predictabile il PV, ma molte altre volte è randomico. Quindi in una eventuale modalità competitiva Bandai potrebbe andare tranquillamente a rimuovere tutte quante queste componenti randomiche solamente nella modalità competitiva e creare un vero e proprio competitive in questo gioco. Incredibile ragazzi miei. Quindi signori di Bandai, se siete intelligenti, anziché andare a lucrare istantaneamente con lo skill based matchmaking in pubblica nel rating match normale, fidatevi di me, non fatelo, tornate indietro nei vostri passi, create due modalità diverse, perché altrimenti rischiate veramente di far fare a questo gioco la stessa fine che sta facendo Call of Duty. Detto ciò ragazzi, non mi protraggo ulteriormente a parlare di questo argomento, volevo concludere il video dicendovi appunto la cosa che volevo dirvi inizio video, ovvero il fatto che stavo pensando di andare a cambiare i gameplay di sottofondo dei miei video. Perché non so se lo avete notato, ma il fulcro dei miei video non è tanto il gameplay di sottofondo, ma è il commentary del video, ok? E per questo motivo volevo andare a cambiare i gameplay di sottofondo per attirare un pochino di più di gente, un pubblico diverso, anche magari al di fuori della community di Legends, parlare appunto nei video magari di argomenti di attualità
argomenti di tendenza, argomenti divertenti, un po' come fanno tantissimi altri canali qui in Italia, logicamente tenendo il mio stile, e vorrei far tutto ciò perché oltre al fatto che esprimere le mie opinioni, come sentite, mi piace veramente moltissimo, e anche parlare mi piace moltissimo, allo stesso tempo ho scoperto anche che mi piace editare i video, quindi volevo cambiare un pochino questo canale e spero che questa cosa non vi dia fastidio. Comunque in qualsiasi caso fatemelo sapere qui nei commenti. Comunque ragazzi, non mi dilungo ulteriormente, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, ditemi cosa ne pensate dello skill based matchmaking, condividete questo video, facciamolo arrivare ai signori di Bandai. Detto ciò ragazzi, appunto io vi ringrazio, lasciate un like, un commento e noi ci vediamo ad un prossimo video. Speriamo magari a breve raga, magari non tra un mese. Bella!